Ragazzi, se c'è un pedale che molti faticano a capire è proprio il compressore e oggi vi spiego come settarlo al meglio mettendo le mani su uno dei pedali preferiti da David Gilmour. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi vi spiego come usare il compressore per migliorare il vostro suono. Ringrazio la Origin FX per avermi inviato il loro modello di punta, il Kali 76 V2, la nuova versione, che rappresenta, a mio avviso, l'apice dei compressori a pedale per chitarra. Vi lascio come sempre il link in descrizione, ma vediamo cos'è un compressore e perché dovresti usarlo. Dimenticavo, guardatevi tutto il video perché solo alla fine vi dirò l'ultima tecnica usata da moltissimi professionisti e che darà nuova vita al suono della vostra chitarra. Se non sapete come funziona un compressore, ragazzi, tranquilli, non siete gli unici, c'è molta confusione e oggi cercherò di fare un po' di chiarezza. Il compressore che cos'è? È sostanzialmente un processore che va a modificare la dinamica, ossia il range, l'escursione che abbiamo tra le note suonate piano e le note suonate forte. Una volta che il segnale supera una certa soglia detta threshold, il compressore interviene modificandone il suono. E ora capiremo come fare mettendo le mani sul Kali 76. Ma perché è così famoso questo compressore? Partiamo dal nome. Il numero 76 si rifà allo storico compressore 1176 della Urei, oggi conosciuta come Universal Audio, costruito da Bill Putnam nel lontano 1967. È una delle macchine più ricercate in ambito pro e che potete sicuramente trovare in qualsiasi studio di registrazione degno di questo nome. Anzi, ve lo faccio vedere, venite. Ragazzi, siamo in regia e di fatto quello che adesso state per vedere è lo standard a cui si rifanno moltissimi produttori di pedali ed effetti. Vediamo l'1176 originale. L'Urei Universal Audio 1176 LN, che ha un timbro unico, ragazzi, basato sulla tecnologia FET, che permette dei tempi di attacco e di rilascio rapidissimi. E questo compressore è considerato il primo e vero limiter a stato solido della storia e probabilmente l'avrete già sentito nel 90% della musica che avete ascoltato. E anche il Kali 76 utilizza circuiti FET completamente analogici per ottenere un carattere, diciamo, distintivo e una compressione ultra veloce. Come la maggior parte dei pedali possiamo alimentarlo con un classico alimentatore da 9 volts e l'headroom rispetto alla versione precedente è stata ulteriormente migliorata grazie anche alla tensione interna portata a 24 volt. Al suo interno poi ha un buffer e la cosa interessante è che può accettare anche segnali di livello linea, quindi come tastiere o outboard che sono presenti in uno studio di registrazione o in un home studio. Può essere usato quindi sia con la chitarra che con mixer o schede audio. Oltre al suono incredibile di questo compressore, poi ho apprezzato molto la disposizione dei jack di ingresso e d'uscita sulla parte superiore, che permette di risparmiare molto spazio in pedaliera. Ottima scelta, ma vediamo come regolarlo. I controlli sulla parte frontale sono quelli tipici di un compressore da studio. In alto troviamo il controllo di input e output. Avendo una threshold fissa come l'1176, più andiamo ad alzare il controllo di input e più andremo a immettere segnali che sorpasserà questa soglia, il che significa che una porzione maggiore del segnale verrà compresso. Aumentando quindi l'input aumenteremo anche il segnale che sarà più forte. Dovremo quindi bilanciare il segnale con il controllo out, il volume di uscita del pedale. Tipicamente possiamo confrontarlo con il volume del pedale in bypass. Oppure, se vogliamo, possiamo alzarlo per creare un vero e proprio boost prima dell'amplificatore o di un eventuale pedale collegato in catena. Ragazzi, ma prima di smanettare con gli altri importantissimi settaggi, prendete il compressore per gonfiare le gomme, se non avete andate dal gommista, e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. In basso invece troviamo i potenziometri di ratio,
attack e release, con i quali andremo a scolpire il suono. Partiamo dal controllo ratio, che regola il rapporto di compressione. In altre parole, quanta riduzione del guadagno viene applicata ai segnali che superano la soglia fissa del compressore. Questo controllo va da un rapporto minimo di 4:1, quindi molto leggero quando lo mettiamo tutto a sinistra, fino a un rapporto aggressivo di 20:1 tipico del limiter. E questi sono due esempi pratici. Alzando l'input e abbassando il controllo ratio avremo un leggero ingrossamento dell'intero segnale. Impostando il ratio alto e il controllo input più basso, solo i picchi del segnale verranno limitati in modo piuttosto severo. Possiamo vedere chiaramente il livello di compressione dalla barra a 10 LED, che è molto utile perché ci mostra i dB compressi da 1 a 28 e anche e soprattutto la velocità di intervento del compressore. L'attacco invece determina la velocità con il quale il compressore interviene una volta superata la soglia, con dei tempi di attacco velocissimi che vanno da 0,2 a 4,8 millisecondi. E questo è fondamentale nella chitarra, dove la prima parte della nota è la parte più forte, per cui il segnale supererà la soglia quasi istantaneamente. Un tempo invece di attacco più lungo con il potenziometro tutto a sinistra farà passare l'attacco iniziale del plettro prima che il resto del segnale venga compresso, creando quindi un grande effetto percussivo. Tempi di attacco rapidi ridurranno invece l'attacco del plettro e ci daranno delle dinamiche più uniformi. Ovviamente questo controllo va bilanciato con il controllo di release. Il release imposta la velocità con cui il compressore smette di agire dopo che il segnale inizia a diminuire di livello. Tempi di rilascio più lunghi si tradurranno in un maggiore sustain o durata del suono, poiché la coda della nota continuerà ad essere compressa per un certo periodo di tempo. Tempi di rilascio più brevi hanno come risultato invece una risposta dinamica più veloce e naturale. I tempi di rilascio vanno da 69,5 a 398 millisecondi. Un trucco è mettere i due controlli a livello opposto, per cui un attacco veloce e un release lento per un suono molto percussivo, che è usato molto nel funk, nel country, dove comunque c'è una ritmica molto veloce da accentare. Tempi di rilascio viceversa. Un tempo di attacco lento e un rilascio veloce per una dinamica più schiacciata, quindi delle note molto sostenute e più controllate. E questo settaggio aiuta a far emergere la chitarra all'interno del mix.
Come vedete è fondamentale sapere come controllare i parametri di un compressore per ottenere proprio il suono che abbiamo in mente. Per approfondire ti suggerisco il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi dove ti insegno come funzionano i 16 effetti più comuni e come creare 29 catene effetti adatti a qualsiasi genere. Ti lascio come al solito il link qui sopra e in descrizione. Ma vediamo l'ultima tecnica importantissima per dare vita alla vostra chitarra. Il Kali 76 non sarebbe un compressore moderno se non avesse il controllo dry che troviamo qui in alto, che permette di fare la cosiddetta parallel compression. Una tecnica segreta da non dire in giro. La compressione parallela è una tecnica molto usata in studio che permette di miscelare a un suono molto compresso il segnale dry, il segnale naturale non compresso e quindi ricco di dinamica. In questo modo possiamo avere un mix perfetto di presenza, sustain e dinamica. E poi niente ragazzi, io cercavo dei difetti in questo pedale, ma non ne ho trovati. L'unico potrebbe essere il prezzo, ovviamente non alla portata di tutti. Parliamo infatti di circa 370 euro. Però ragazzi, se cercate un compressore FET ultra veloce, costruito con componenti di altissima qualità, con un suono talmente bello che è stato scelto tra tanti anche da David Gilmour, dovete per forza fare un piccolo sacrificio. Vi lascio come al solito il link in descrizione e voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo compressore con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Scherzo ragazzi ovviamente, e se volete approfondire il discorso sugli effetti assolutamente non dovete perdervi il video qui sopra. Buona musica!